Ben ritrovati in un nuovo lavoro. Vi ricordo che come sempre tutto l'occorrente lo trovate nelle descrizioni. Partiamo subito nell'inserire tante catenelle quante ci occorrono fino ad arrivare alla misura desiderata. Lavoriamo con un top down, quindi vi lascio sotto nelle descrizioni il link dove poter calcolare la divisione. Detto questo, prima di incominciare vi ricordo come sempre che vedrete il capo indossato non in questo video ma nel secondo, nella seconda parte, mi vedrete con il capo indossato a fine video. Partiamo subito. Una volta che abbiamo fatto la divisione delle nostre catenelle, andiamo ad inserire 2 catenelle che servono per girare il nostro lavoro, filo sull'uncinetto, entriamo nella terza e da qui lavoriamo a mezza maglia alta. Lavoriamo a mezza maglia alta fino a portarci al primo aumento. Quindi una volta che abbiamo fatto le divisioni sappiamo quante catenelle dobbiamo mettere su, dobbiamo lavorare a mezza maglia alta e ci fermiamo a un punto prima del punto dell'aumento. Per quanto riguarda appunto l'aumento, procediamo in questo modo. Nella maglia, nella catenella dove dobbiamo effettuare i punti, ne faremo 3, quindi 1, 2. Nel secondo andiamo ad inserire il marcatore. Da qui lavoriamo l'ultima maglia, mezza maglia alta, e abbiamo completato il primo aumento. Ora non ci resta che andare avanti nel lavorare a mezza maglia alta, una mezza maglia alta per ogni punto sottostante fino a portarci al prossimo aumento. Andiamo avanti, ci ritroviamo nel prossimo aumento, ne facciamo un'altra insieme e poi andiamo avanti. Lavoriamo insieme 3 mezze maglie alte nel prossimo punto, nel punto dell'aumento. Ricordatevi sempre di inserire il marcatore nella seconda maglia lavorata. Andiamo avanti in questo modo, lavoriamo a mezza maglia alta, arriviamo al punto dell'aumento, lavoriamo 3 mezze maglie alte in un unico punto, completiamo tutto il giro e poi ci ritroviamo. Una volta che abbiamo completato il giro, il nostro lavoro si presenta in questo modo. Ovviamente io sto facendo un campione, per questo è tutto molto piccolo. Vado avanti con i campioni in modo tale che così si possa vedere un pochettino di più nella telecamera. Se in caso vi crea problemi, fatemelo sapere sempre sotto nei commenti e così lavoriamo comunque insieme il progetto vero e proprio, anche se poi dopo comunque lo lavoreremo. Fatta questa precisazione, andiamo avanti, chiudiamo. Prima di andare avanti facciamo un riepilogo. Abbiamo fatto le maglie, le mezze maglie alte per poterci portare al marcatore. Da qui abbiamo lavorato 3 mezze maglie alte, siamo andati avanti con altre mezze maglie alte, una per ogni punto, fino a portarci all'altro marcatore e così via. Chiudiamo il nostro giro con una maglia bassissima. Facciamo attenzione, siccome queste sono le catenelle, a non andare ad inserire l'uncinetto in questo punto, perché questo sarebbe il secondo punto da lavorare, ma andare ad inserire l'uncinetto qui che fa parte delle catenelle, che è il punto che fa parte delle catenelle. Chiudiamo con una maglia bassissima. Da qui facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e in questo modo possiamo entrare tranquillamente nel punto successivo e andare a lavorare a mezza maglia alta. Da qui lavoriamo una mezza maglia alta per ogni punto sottostante fino ad arrivare al primo marcatore. Arrivati in questo punto eliminiamo il marcatore e lavoriamo nella maglia 2 maglie alte, quindi una e 2. Tra la prima e la seconda inseriamo il marcatore in questo punto qui e da qui andiamo avanti a mezza maglia alta per ogni punto fino ad arrivare nel prossimo marcatore. Come noterete non ho fatto nessuna catenella proprio perché non l'ho inserita apposta, proprio per dare una forma leggermente diversa al solito del nostro lavoro. Quindi portiamoci all'altro marcatore, ne facciamo comunque un altro insieme, ma
dobbiamo soltanto lavorare 2 mezze maglie alte nel punto dell'aumento e andare avanti per completare tutto il giro. Comunque ci ritroviamo in quest'altro punto. Eliminiamo anche questa volta il marcatore e lavoriamo 2 mezze maglie alte. Inseriamo nuovamente il marcatore e andiamo avanti a mezza maglia alta. Completiamo tutto il giro lavorando gli aumenti con 2 mezze maglie alte, poi ci ritroviamo nel prossimo giro. A fine giro chiudo sempre con una maglia bassissima, da qui faccio 1 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo punto e lavoro a mezza maglia alta, una mezza maglia alta per ogni punto sottostante fino ad arrivare al marcatore, fino ad arrivare al punto degli aumenti. Quindi ci ritroveremo nuovamente in questo punto. Andiamo a lavorare 2 mezze maglie alte nel punto del marcatore, inserendolo nuovamente tra la prima e la seconda mezza maglia alta. Andiamo avanti in questo modo e completiamo tutto il giro inserendo 2 mezze maglie alte, ripeto senza catenella tra le due, nel punto dell'aumento. Facciamo tanti giri quanti occorrono fino ad arrivare alla misura desiderata. Quindi adesso andrò un pochettino avanti, essendo che è un campione, poi vi dirò le misure. Ci ritroviamo dopo. Una volta che siamo arrivati alla misura che ci occorre, in questo caso ho fatto un campione, quindi ho messo su giusto qualche giro, andiamo avanti nel completare il nostro lavoro, ma prima volevo darvi qualche suggerimento in più per quanto riguarda appunto le misure. Essendo che io ho una S, vado comunque a dividere 84 centimetri per 2, quindi 84 e 84 sono 42 centimetri. Devo ritrovarmi in questo punto con almeno 40 centimetri, quindi diciamo che noi dobbiamo calcolare questa zona qui. Nel momento in cui siamo arrivati a 40, anche se qui ho un pochettino di più, non fa niente, perché poi dopo andremo comunque a chiudere questa parte qui se in caso abbiamo più della misura che ci occorre in questo punto. L'importante è avere la misura precisa da questa parte qui. Una volta fatto questo, stacchiamo il filo, quindi chiudiamo la parte del filo e andiamo a fare questo calcolo. A questo punto noi dobbiamo andare a lavorare soltanto in questa zona. Nel momento in cui abbiamo la misura, ammettiamo che io adesso ho 40 su, vado a chiudere il mio filo in questo punto per poter lavorare soltanto da questa parte qui. Perché vado a chiudere il filo? Perché il lavoro deve essere diviso, quindi andremo a contare i punti soltanto da questa parte, perché questo poi rimane appunto per la manica. Andiamo a contare, dividiamo e contiamo sia da una parte fino in questo punto che dall'altra parte fino in questo punto e dividiamo il nostro lavoro. Fatto questo, io adesso inserirò dei marcatori centrali in modo tale che così possiate capire meglio quello che voglio intendere. Allora andiamo a contare. Questo è il primo punto: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 e 18. Nell'avere 18 sopra, dividendolo, devo inserire 9 punti da questa parte e 9 punti da quest'altra parte. Ovviamente abbiamo gli stessi punti dall'altro lato, quindi faremo la stessa cosa. Andiamo ad inserire il marcatore: 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9. In questo modo ho diviso il mio lavoro. Una volta che stacco il filo e ho messo il marcatore anche dall'altra parte, vado ad inserire l'uncinetto con il filo in questo punto. Quindi adesso staccherò un attimo il filo e andiamo avanti. Inserito anche l'altro marcatore e staccato il filo, giro il mio lavoro e incomincio ad inserire l'uncinetto in questo punto. Quindi, come vedete, io sono al centro del mio lavoro. In questo punto filo sull'uncinetto e vado avanti nel realizzare 2 catenelle, 1 e 2,
e vado avanti a mezza maglia alta per ogni punto fino ad arrivare al primo marcatore, che sarebbe il marcatore dell'aumento che abbiamo fatto finora. Quindi portiamoci al marcatore. Arrivati al marcatore, inseriamo l'uncinetto, andiamo a prendere l'altro marcatore dall'altro lato, quindi gli altri aumenti, e andiamo ad unire. Passiamo e lavoriamo una mezza maglia alta. Da qui possiamo anche togliere questo marcatore che non ci serve più. Questo punto l'abbiamo appena lavorato, che è il punto degli aumenti. Andiamo avanti a mezza maglia alta e lavoriamo una mezza maglia alta per ogni punto sottostante fino ad arrivare al marcatore centrale. Lavoriamo il punto del marcatore a mezza maglia alta. Da qui possiamo anche eliminarlo. Mi raccomando, da questa parte dove abbiamo fatto la chiusura delle maglie, dei giri, scusatemi, di non saltare qualche punto, perché si fa un po' fatica a capire più o meno dove sono tutti quanti, quindi contatevi bene i punti e metteteli su. Detto questo, giriamo il nostro lavoro. Da qui saltiamo il primo punto, entriamo nel prossimo e lavoriamo una maglia bassissima. A questo punto facciamo 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo punto e lavoriamo a mezza maglia alta. Una mezza maglia alta per ogni punto. Io adesso arriverò qui nella parte del marcatore. Vedete, io sono nel marcatore, quindi non c'è nessun problema, i punti si presentano normali, quindi continuo ad andare avanti e mi porto fino all'inizio. Arrivati a fine giro, filo sull'uncinetto, saltiamo un punto, entriamo nel prossimo e lavoriamo una mezza maglia alta. Da qui facciamo 2 catenelle, giriamo il nostro lavoro e questo giro lo facciamo normale, quindi non facciamo nessuna diminuzione. Lavoriamo una mezza maglia alta per ogni punto sottostante fino ad arrivare all'altra parte, quindi fino ad arrivare in questo punto. Completiamo il giro nel lavorare il punto, giriamo il nostro lavoro. Come vedete, abbiamo fatto un giro nel fare le diminuzioni sia da un lato che dall'altro, un altro giro senza fare nessuna diminuzione. Adesso andiamo a fare il giro delle diminuzioni, quindi saltiamo il primo punto, entriamo nel prossimo e chiudiamo con una maglia bassissima. Da qua facciamo 2 catenelle, entriamo nel prossimo punto e lavoriamo una mezza maglia alta. Lavoriamo una mezza maglia alta per ogni punto sottostante fino a riportarci alla fine del giro. A fine giro facciamo l'altra diminuzione, quindi saltiamo un punto, entriamo nel prossimo e chiudiamo con una mezza maglia alta. Da qui facciamo 2 catenelle e lavoriamo il giro senza fare nessuna diminuzione, quindi entriamo nel primo punto, lavoriamo una mezza maglia alta e così via. Completiamo il giro senza fare nessuna diminuzione, iniziamo un altro giro insieme perché è il giro delle diminuzioni e poi andiamo avanti, quindi comunque completiamo questo giro. Completato il giro, facciamo quello con le diminuzioni, saltiamo un punto, entriamo nel prossimo, maglia bassissima, 2 catenelle, prossimo punto, mezza maglia alta. Arriviamo fino alla fine. Da qui ci fermiamo, 1, 2, saltiamo questo punto, entriamo nel prossimo e chiudiamo a mezza maglia alta. Ora dobbiamo fare il giro senza fare nessun aumento, nessuna diminuzione, scusatemi. Quindi facciamo il giro normale per poi fare nuovamente il giro con le diminuzioni. Andiamo avanti in questo modo. Una volta arrivati a questo punto, facciamo la diminuzione, ci ritroviamo nell'aver lavorato la prima maglia con le catenelle e poi ci sono altre 2 maglie da lavorare.
come regola qui dovevamo saltare questa maglia per entrare in questa, ma non lo facciamo, quindi lavoriamo sia questa maglia che l'altra e da qui stacchiamo il filo in modo tale che così il lavoro risulti in questo modo. Stacchiamo il filo, facciamo la stessa cosa anche da quest'altra parte. Una volta completata anche dall'altra parte, il lavoro risulta in questo modo. Ora non ci resta altro che prendere il filo più chiaro e andare a lavorare in questa parte qui. Quindi muniamoci di uncinetto di filato chiaro e andiamo avanti. Come vedete io ho cambiato uncinetto, dal 4 sono passata al 3,5. Inserisco l'uncinetto in una delle due punte, faccio una catenella e da qui entro nuovamente nello stesso punto e lavoro una maglia bassa. Considerate che adesso dobbiamo lavorare a maglia bassa e dobbiamo fare tutto il contorno sia da questa parte che da quest'altra parte. Quindi andiamo avanti nel lavorare una maglia bassa per poter completare tutta questa zona fino a ritrovarci nuovamente in questo punto. Completiamo il giro chiudendo con una maglia bassissima. Da qui facciamo una catenella, entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia bassa. Nel prossimo punto lavoreremo un aumento sia da questa parte, che poi quando completeremo il giro lo faremo anche da questa parte. La stessa cosa andremo a fare anche qui, quindi in questo punto faremo un aumento, scusatemi, in quest'altro punto faremo un altro aumento. Per quanto riguarda il giro poi dovremo lavorare tutto il giro a maglia bassa, quindi facciamo 1 e 2 nello stesso punto e andiamo avanti a maglia bassa fino ad arrivare in quest'altra parte. Qui inseriremo 2 maglie basse per poi lavorare una maglia bassa per poi lavorare nuovamente altre 2 maglie basse e andremo avanti con il lavoro fino ad arrivare alla fine del giro e nell'ultimo punto lavoriamo altre 2 maglie basse. Completiamo e poi andiamo avanti. Completiamo il giro con una maglia bassissima, da qui una catenella, entriamo nella stessa maglia e lavoriamo una maglia bassa. Da qui lavoriamo un giro tutta maglia bassa, quindi senza fare nessun aumento. Andiamo avanti nel completare il giro e ci ritroviamo nuovamente a fine giro.